Ciao a tutti amici di Solfatara News. Anche oggi siamo qui, come ogni giorno, per mostrarvi quello che i nostri droni hanno ripreso nella fumarola di Pisciarelli, nel cratere della Solfatara e in tutta la caldera flegrea. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: osservare, capire e raccontare cosa sta accadendo sotto i nostri piedi, in un territorio che respira, si muove e cambia ogni giorno. Un ringraziamento enorme va a tutti voi che ci seguite e ci sostenete. E un grazie speciale a chi sta partecipando alla nostra raccolta fondi su GoFundMe per l'acquisto del nuovo drone termico. Con il vostro aiuto potremo monitorare con maggiore precisione le zone più calde della caldera e dare ogni giorno informazioni indipendenti e reali. Siamo già al 39% del nostro obiettivo e manca davvero poco per poter rivoluzionare il nostro canale. Oggi ciò che abbiamo visto dall'alto merita attenzione. La fumarola di Pisciarelli continua a mostrarsi sotto forte pressione. Dai nostri droni le immagini parlano da sole. Un getto di vapore costante, quasi rabbioso, più denso del solito. E la cosa inquietante è che tutto questo avviene dopo 2 giorni di pioggia intensa. Il terreno è saturo, le rocce sono impregnate d'acqua. E sotto quella superficie, invisibile, qualcosa si sta ricaricando. Nel cratere della Solfatara, la bocca principale appare oggi più quieta, ma il silenzio è solo apparente. Sulla parte alta del cratere, le fumarole minori sono in forte attività, colonne di vapore che si alzano lentamente e si dissolvono nell'aria, come respiri di una creatura viva. Alla pozza di fango il bollore è aumentato. Le bolle si aprono con violenza, segno che il calore proveniente dal basso cresce, giorno dopo giorno. Ogni immagine conferma un'anomalia in atto. Il sottosuolo si sta scaldando. Poi abbiamo volato su Pozzuoli. La Darsena, un tempo viva di barche, oggi è quasi asciutta. Dove prima l'acqua superava i 3 metri di profondità, ora restano solo 20 centimetri. Le barche non passano più sotto il ponte. Quel canale è diventato un ricordo. Al porto di Pozzuoli le immagini mostrano un fondale che si alza sempre di più. Le barche faticano a ormeggiare e la linea di costa cambia, lentamente ma inesorabilmente. E poi il Tempio di Serapide, un monumento antico, ma anche un indicatore naturale del bradisismo. Le sue colonne, incise dai fori dei molluschi marini, raccontano secoli di immersioni e riemersioni del suolo. Oggi il tempio è completamente asciutto, un segno inequivocabile. Il terreno sotto Pozzuoli sta salendo. Infine, via Napoli. Dall'alto, le nostre riprese mostrano una costa trasformata. Là dove un tempo non esistevano spiagge, oggi la sabbia si estende, ampia, luminosa. Più ci avviciniamo al rione Terra, più il fondale appare affiorante, quasi a contatto con l'aria. Il mare arretra, il suolo respira. Tutti questi fenomeni insieme raccontano un'unica storia. La caldera flegrea si muove, ma il punto più importante e più pericoloso è invisibile, si chiama Cap Rock. Il Cap Rock è il tappo geologico che sigilla il sistema vulcanico dei Campi Flegrei, un insieme di rocce, argille, ceneri e minerali cementati che separano la zona profonda, dove si accumula gas e calore, dagli strati più superficiali della crosta. Finché questo tappo regge, i gas rimangono imprigionati. Ma ogni variazione, anche minima, può alterare la sua resistenza. Le piogge degli ultimi giorni non sono un dettaglio irrilevante. Quando l'acqua piovana penetra nel terreno, raggiunge le fratture e i condotti caldi. Lì reagisce con i minerali, produce nuovi composti e cementa la roccia. Si forma una barriera ancora più impermeabile. Paradossalmente, la pioggia può rafforzare il tappo. E questo significa una cosa sola, che il gas, il vapore e la pressione accumulata non riescono più a sfogarsi. La caldera si carica, come un polmone trattenuto troppo a lungo. E proprio per effetto di questo tappo, i gas e i fluidi spesso non riescono a fuoriuscire dal punto principale, ma si spostano lateralmente, cercando altre vie di fuga all'interno della caldera. Ricordiamo che i Campi Flegrei hanno un diametro di circa 13 km, un'enorme struttura, molto più vasta della sola Solfatara. Quando il gas trova ostacoli sotto il cratere principale, tende a muoversi verso altre aree, anche lontane, provocando terremoti lungo i bordi della caldera o in zone che oggi non sono considerate ad alto rischio. Questo significa che la zona rossa attualmente delineata, che si estende per circa 3 km intorno alla Solfatara, potrebbe non essere sempre corretta, perché i fenomeni sismici e di degassamento potrebbero verificarsi molti chilometri più lontano o persino in mare.
dove oggi non c'è alcuna rete di monitoraggio diretta. Ed è proprio per questo che il nuovo drone termico è così importante. Con esso potremo misurare con precisione le variazioni di calore nelle fumarole, nelle bocche minori e nelle zone sottomarine. Ogni piccolo aumento di temperatura è un segnale che può anticipare un cambiamento più profondo. Per questo invitiamo chi ci segue a partecipare alla raccolta fondi su GoFundMe. Ogni contributo ci avvicina a una sorveglianza più accurata, più indipendente, più utile alla sicurezza di tutti. Le immagini che raccoglieremo con quel drone potranno raccontare ciò che accade prima che accada. Quando la pressione interna supera la resistenza del caprock, la crosta può rompersi. Il rilascio è improvviso, violento. È in quel momento che possono nascere scosse, sciami sismici, persino piccole eruzioni idrotermali. Ma il caprock dei Campi Flegrei è particolare. È fatto di un materiale antico, nato dalla stessa materia che ha costruito Roma. La pozzolana, quella cenere vulcanica finissima che abbonda in quest'area, veniva già usata dai Romani per costruire porti, templi e moli che resistono ancora oggi. Miscelata con calce e acqua, dava vita a un cemento capace di indurire sott'acqua. E non solo. Con il tempo, quel cemento riusciva ad autoripararsi. Quando l'acqua penetrava nelle microfratture, nuove reazioni chimiche chiudevano le crepe, ricreando la solidità perduta. Oggi, sotto la caldera, lo stesso processo può ripetersi in modo naturale. Le piogge, l'umidità e i gas caldi possono generare nuovi strati di cemento naturale, rendendo il tappo ancora più compatto. È un paradosso perfetto. La stessa pozzolana che rese immortali i porti di Roma, oggi contribuisce a sigillare la camera di gas e vapore dei Campi Flegrei. Un tappo solido, ma potenzialmente letale se la pressione continua a crescere. Tutto questo si collega ai fenomeni che vediamo in superficie, le fumarole più intense dopo la pioggia, il suolo che si solleva a Pozzuoli, le spiagge che si allargano lungo via Napoli, il tempio di Serapide asciutto. Sono segni che il sistema è in tensione, segni di un respiro trattenuto, di una forza che si accumula nel silenzio. Sotto il mare, nella zona della Secca delle Fumose, si liberano gas caldi e vapori invisibili. È un'area poco studiata, ma fondamentale. Una valvola di sfogo nascosta che, se ostruita, potrebbe aumentare la pressione interna della caldera. E sotto Pozzuoli corre una faglia ad anello, un cerchio di fratture profonde. È lungo queste linee che la crosta potrebbe cedere, liberando energia improvvisa. Non sempre il magma sale verticalmente. A volte si muove di lato, cercando la via più fragile, la crepa più sottile. Negli ultimi anni, il bradisismo è tornato attivo come non lo era da decenni. La terra si solleva lentamente, millimetro dopo millimetro, e ogni tanto scosse più forti ricordano che il sottosuolo è in movimento. Le colonne del Tempio di Serapide sono la memoria di questo ciclo eterno. Scesero sotto il mare, poi riemersero, poi scesero di nuovo. Oggi il ciclo è nella fase di sollevamento e ogni centimetro in più è un messaggio. La caldera si gonfia, accumula, respira. Ogni volta che la pioggia cade, ogni volta che la terra vibra, il sistema reagisce. E più il tappo diventa impermeabile, più la pressione cresce sotto di esso. Non stiamo parlando di un pericolo immediato, ma di un processo in corso. Lentamente, in silenzio, i Campi Flegrei si preparano. Il tappo tiene ancora, ma nessuno può dire per quanto. Noi continueremo a sorvegliare, con i nostri droni, con le termocamere, con la forza di chi vuole capire, perché solo conoscendo si può prevenire. E solo guardando ogni giorno questo respiro possiamo sperare di anticiparne i segni. Siamo Solfatara News e continueremo a volare finché la caldera non smetterà di parlare.